Quando navighiamo incontriamo spesso queste cassette di polistirolo che galleggiano alla deriva e le troviamo anche molto al largo. E queste sono le cassette che vengono usate dai pescherecci e che vengono molto probabilmente perse appunto in mare. Vengono usate per stivare il pesce. Infatti qua proprio c'è scritto per alimenti. E quello che facciamo di solito, se c'è possibile, le recuperiamo dal mare e le riportiamo a terra. Però la cosa strana è che oggi su molte di queste cassette, o proprio sopra o vicino, c'erano uno o più gabbiani. Stavano beccando queste cassette. Infatti proprio qua si vede questi bordi tutti frastagliati, anche qua tutto completamente becchettato e ci sono anche proprio dei buchi. E cosa facevano questi gabbiani? Mangiavano il polistirolo. Noi ci occupiamo di delfini e di uccelli ne sappiamo poco, però quando osserviamo situazioni che stimolano la nostra curiosità cerchiamo di approfondire. Gli uccelli sulle cassette di polistirolo appartengono alla specie Larus michaelis, il gabbiano reale zampe gialle. Un biologo italiano, Corrado Battisti, ha studiato questa specie e i motivi che la spingono a mangiare polistirolo. Ne parliamo con lui. Corrado, ci puoi spiegare bene come mai i gabbiani mangiano il polistirolo? Certamente, allora i gabbiani sono animali molto curiosi e molto, diciamo, tra tutti gli uccelli, animali molto intelligenti, quindi tutto ciò che loro trovano sulla riva tendenzialmente lo testano per vedere se è materiale appunto che possa essere utile per il foraggiamento, materiale alimentare, no? Questa cosa qui del polistirolo si lega un po' a tutto il problema delle plastiche, col fatto che c'è molta plastica sulle spiagge, molta plastica bianca, molta plastica morbida, morbida quasi come gli ossi di seppia, anzi un po' di più, però c'è questa proprio porosità e morbidità della parte inferiore dell'osso di seppia, che è molto simile alla porosità che è presente nei pezzi di polistirolo. Nel 2002 un ricercatore nel nord Europa ha cominciato a buttare giù questa ipotesi, ovvero che essendo molto simile questo materiale, allora i gabbiani provassero a picchettare, diciamo a becchettare il polistirolo pensando che possano essere ossi di seppia. Ma perché lo fanno? Perché l'osso di seppia ha nella pagina inferiore un tipo di calcare che è molto facilmente assimilabile perché è aragonite, molto porosa, e quindi loro chiaramente usano per le loro ossa, per le uova, no? Per tutto ciò che serve all'interno diciamo, della fisiologia dell'animale. Quando serve il calcare loro lo prendono da fuori. Diciamo che loro, vedendo i pezzi di polistirolo, pensano che possano essere ossi di seppia o comunque materiale capito soffice, morbido, che può essere utile. È tutta un'ipotesi da testare, infatti andrebbe fatto un disegno sperimentale, messi magari tanti tipi di materiali artificiali bianchi a diversa morbidità, peso specifico eccetera, e vedere un po' se poi loro sono esperimenti molto difficili da fare, per cui adesso per adesso sono ipotesi.